Salve a tutte e tutti. Oggi è lunedì 26 gennaio 2026, quindi valga la ridondanza nella data. Lunedì 26 gennaio 2026, e io faccio questo video perché me l'ha richiesto il nostro carissimo amico Gun Blood Scissor, che mi ha fatto una donazione per il mio compleanno e mi ha richiesto un tema del quale passerò a parlare. Allora vediamo un po', per essere certi, no? Ma no, per perdere tempo. 2026 meno 1969, 57 anni. Oggi compio 57 anni, il vostro Sant'Enchan compie 57 anni. Mi mancano 3 a fare 60 anni. Allora passiamo senza indulgi. Mi raccomando, se anche voi mi vorreste fare un regalo per il compleanno, magari non so quando partirà la live, qua durante la premiere scrivete in chat super chat e sticker. Mandatemi, se mi mandate super chat o sticker, potete scrivere come commento se vi interessa qualche argomento particolare e io farò un video. E per fare, perché io vi faccia un video, donatemi 5, 10, 20 euro, e donatemi qualcosa comunque perché io possa comprarmi un nuovo cellulare. I piani di abbonamento partono da 99 centesimi di dollaro. Allora questo non ve lo ripeterò più perché voglio cambiare questo Motorola Moto E7 Power e devo riparare il televisore che ho rotto irrimediabilmente della cucina di mia madre. Si è rotto uno spinotto. Però bando alle ciance, che non so che cosa significano. Mi hanno scritto in privato in particolare, chiedendomi dell'argomento. Poi mi manda Gambla Scissor, allora dei vocali, ma lo copiamo e lo mettiamo negli appunti. In questo modo posso anche cercare con l'intelligenza artificiale. L'applicazione che tarda in aprirsi. Allora vediamo la domanda, che è molto complessa. Ciao San, prima di tutto ti auguro un felice e sereno compleanno. Augurissimi da parte mia, dice Gun Blood Scissor. Per quanto riguarda l'argomento, cosa ne pensi sul fatto che nel paese italiano un semplice reato come quello sulla pirateria, nel detenere dei videogiochi vecchi abbandonati digitali senza licenza, fa muovere le autorità nel perseguire persone magari povere che si presume possiedano, utilizzano e rivendono di seconda mano le loro console, quelle portatili e arcade con giochi precaricati su micro sd card già dalla fabbrica. Non dico la marca, però ha il nome come il famoso vaso di puntini puntini puntini, però non dico la marca. Avete capito, nella mitologia ellenica, che quando si apre certo vaso viene fuori un qualche cosa di mostruoso, no? Però questo era il famoso vaso di P ra P puntini puntini ora. Quella sarebbe la marca. Allora, già dalla fabbrica, senza detenere gli originali con le licenze,
Non ti sembra una cosa esagerata questa legge che permette alle autorità di fare addirittura delle perquisizioni al domicilio su dei poveri cittadini come se fossero dei criminali per queste sciocchezze? Allora, carissimo amico Gambra Scissor, a prescindere dal fatto che io anche la considero un'ingiustizia, e nel codice delle leggi italiane è previsto che sia un'ingiustizia al contrario, cioè sono delle leggi sui diritti d'autore che non sono state attualizzate come in altri paesi. In altri paesi non è un'ingiustizia perché non è previsto nessun reato al riguardo, invece in Italia sì. Quindi il fatto che si consideri un'ingiustizia è relativo alle leggi che ci stanno. Allora vediamo di porre la domanda al motore di ricerca di Google, vediamo un po'. Questo cellulare è lento, mamma mia, ci mette un'era zoologica. Ah, avrei bisogno almeno di un Motorola Moto G86 Power. Vediamo che mi dice, perché mi ho fatto proprio la domanda per esteso. Ecco, il tema della pirateria di videogiochi vintage o abandonware è complesso e tocca sia aspetti legali che etici. In Italia la normativa di riferimento è la legge 22 aprile 1941, quando ancora c'era lui e i videogiochi non esistevano e non c'era l'abandonware digitale. E la legge 22 aprile 1941 numero 633 sulla protezione del diritto d'autore in pratica è una legge del codice Rocco, del famigerato famoso codice Rocco del ventennio. Parlamentari, deputati e senatori, insomma dal 45 a oggi non hanno fatto nulla per cambiare le leggi italiane che ancora sono basate in parte sul codice Rocco. Quindi la colpa è di questo. Devono fare delle legislazioni nuove. Ecco un'analisi dei punti che hai sollevato, carissimo amico Gamblad Scissor. La distinzione tra uso personale e lucro, fondamentale. La legge italiana distingue nettamente tra chi scarica un gioco per uso privato e chi trae un profitto dalla vendita di materiale contraffatto. Quindi anche se compri una console che già c'ha preinstallati i giochi che si presuppone contraffatti, se poi la vai a rivendere ne guadagni un lucro. Vendita di console, beh, leggo da lì, Pandora Box, il caso, citandone una, il vaso di Pandora. Il motivo per cui le autorità intervengono con perquisizioni non è solitamente il possesso del singolo cittadino, ma il commercio. Rivendere console con migliaia di giochi precaricati senza licenza è considerato un reato penale, poiché si lucra sul lavoro intellettuale altrui, anche se magari un lavoro di più di 20 anni fa, 40. Perquisizioni domiciliari, queste scattano quando c'è il sospetto di un'attività commerciale illegale o di una rete di distribuzione. Le autorità agiscono su mandato della procura se ritengono che il soggetto
stia alimentando un mercato nero. Il concetto di abandonware: legalmente il concetto di gioco abbandonato non esiste, almeno in Italia. Anche se un software house è fallita, i suoi diritti vengono solitamente acquisiti da altre società holding. Pertanto detenere o distribuire quei giochi rimane tecnicamente illegale finché non scadono i termini del diritto d'autore, generalmente 70 anni dopo la morte dell'autore o la pubblicazione. Quindi ce n'è per un po'. 3, non so se prima ho detto 2, 1, vabbè, e vi ricordo, partecipate della chat, dite ciò che pensate, perché questo video lo faccio non soltanto a richiesta del nostro carissimo amico Gunblood Scissor, ma anche per sapere cosa ne pensate tutte e tutti voi di questi fatti. Percezione di esagerazione versus tutela del mercato. 3, molti utenti condividono la tua opinione ritenendo che perseguitare chi gioca a titolo a titoli di 30-40 anni fa sia eccessivo, specialmente se quei giochi non sono più acquisibili ufficialmente. Tuttavia, dal punto di vista dello Stato, almeno dello Stato italiano, perché in altri paesi non succede nulla, proprietà intellettuale, il diritto d'autore è trattato come la proprietà fisica. Rubare un oggetto vecchio rimane un furto per la legge. Danno economico: il mercato del retro gaming ufficiale, come le collection su Steam, Nintendo Switch Online o le console mini ufficiali, è in forte crescita. La pirateria delle Pandora Bots, per citare una, viene vista come una concorrenza sleale verso chi paga la licenza per ripubblicare questi classici. Qua si menziona, io non so se la fanno la 4, sanzioni e conseguenze per il semplice utente che acquista per sé. Le sanzioni sono solitamente amministrative, multe pecuniarie. Se ti trovano con una console che fa retro gaming senza licenze, perché per quello che costano così poco e che si comprano online, queste quindi te le mandano direttamente dalla Cina, generalmente dalla Cina, che lì se ne imbippano dei diritti. Oggi c'è traffico, se ne imbippano, se ne infischiano dei diritti d'autore dalla Cina, però qua contano, per quello che molte volte le vendono da là direttamente, non entrano nel mercato occidentale, italiano, europeo. Quindi quarto, sanzioni e conseguenze per il semplice utente che acquista per sé. Le sanzioni sono solitamente amministrative, multe pecuniarie. Le azioni penali e le perquisizioni sono quasi sempre riservate a chi immette tali prodotti sul mercato e soprattutto in grande massa. Non dico massa Carrara, giusto qua si doveva fermare quel camion dei residui. Non so se si potrà ascoltare bene il video, sta facendo il compattamento dello sporco. Quindi c'era un youtuber italiano che si era specializzato nel fare recensioni di console di queste non ufficiali, come il vaso, famoso vaso ellenico con quel nome, e anche altre che in pratica ci hanno preinstallati migliaia di videogiochi degli anni 60, 70, 80, tipo arcade, addirittura degli anni 60.
tipo Space Invaders, Asteroids, dell'Atari in Television, Commodore 64, quelli che si compravano nelle edicole in cassette della Commodore 64. Ebbene, se tu riesci a copiare quei giochi, renderli digitali, è sempre un reato. Allora lui le rivendeva queste console magari a prezzo ridotto per rifarsi dei soldi, tanto guadagnava con YouTube, c'aveva anche dei patrocinatori del canale. Però ecco, qua gli hanno dato una botta d'arresto, quasi gli tolgono il canale, poi ha continuato ad andare avanti. Io ci ho fatto un video, non lo nomino in questo video perché già gli ho dedicato un video, mi sembra che si chiamasse Once Were Nerd o qualcosa del genere, non lo so pronunciare, però ci ho fatto un video, andatevelo a cercare, per il semplice fatto che rivendeva le console e ci ricavava un profitto. Finché le compri ti possono fare una multa, perché in pratica sono delle opere di pirateria di per sé, ma non fai nessun reato, nessun crimine, nessun delitto. Ma quando le vai a rivendere, puoi consultare il sito della Guardia di Finanza per approfondire le operazioni antipirateria condotte in Italia. Quindi è probabile che neanche le grandi case come la Sony, la Nintendo, la Commodore, che magari è rimasta nell'ambito dell'informatica, l'Atari, l'Intellivision, la Microsoft, nessuna di queste che si è comprata la licenza dei giochi anche della Commodore 64 in cassette, in dischi, in dischetti della Amiga 500, nessuna di queste avrà sporto denuncia. Sarà stato uno del pubblico, magari un concorrente suo, che lo ha denunciato. In sintesi, mentre per l'appassionato può sembrare una sciocchezza, per il sistema giuridico che si basa sulle leggi del 41 si tratta di violazione della proprietà intellettuale e commercio abusivo, reati che giustificano l'intervento delle forze dell'ordine per smantellare i profitti illeciti, e quindi fior di multe, anche il rischio della carcere e la chiusura dei social network, oltre che l'incautazione dei video. Quindi ti possono cancellare tutti i video, e ditti pure fortunato che non ti chiudono permanentemente il canale di YouTube. Ora potrei consultare tantissime altre fonti, ma vedete che critichiamo tanto l'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale, io ho scritto tutte le domande del nostro carissimo amico Gun Blood Scissor, e l'intelligenza artificiale mi ha risposto in maniera integrata a tutte le domande in 4 blocchi. Penso che più esaustivo di così non posso essere stato, modestamente parlando. Mi sono guadagnato i 10 € che mi hanno donato, ma vabbè, molte volte approfondisco di più. Adesso sento che con questo approfondimento ho risolto il problema. Poi voglio dire, ho dormito poco ieri notte, sono stanco, è l'1:19, mia madre è uscita a fare la spesa perché siamo rimasti senza nulla, e per poi chissà a che ora pranziamo, magari alle 3, quindi non me la sento di approfondire di più. Che potrei domandare che vi possa interessare? Già vi ho chiesto donazioni come al solito. Vediamo. No, no, veramente, se no sarei ridondante. Marcondiron di Rondello, oh, che bel castello. Marcondiron di Rondello, chi è questo? Quello che... no, mi sembra che già poi sto dando i numeri, quindi 15, 188, 14. Ah, beh, ti ringrazio della tua donazione che è venuta
come il calcio sui maccheroni, come regalo di compleanno. Adesso io non edito il video, già lo giro in 4K, lo carico sul canale e vedo di farlo uscire in Premiere oggi, questo pomeriggio o questa sera, quando c'ho più visuals, e poi ti comunico che comunque lo tengo non in elenco per qualche ora, caro amico, carissimo amico Gunblood Scissor. E vi ricordo, come sempre, fate la vostra brava donazione, minimo un abbonamento 99 centesimi di dollaro, potete abbonarvi, potete regalare un abbonamento qua nella chat, quando sarà finita la premiere, anche nel canale. Comprate super grazie sotto il video, se guardate un mio video anche vecchio, comprate super grazie o abbonatevi, però per chiedermi un argomento 5 10 20 euro, e io parlerò di ciò che nello specifico vi interessa di quel video. Magari parlo di molte cose ma vi interessa solo una. Scrivetevi, scrivetemi al minuto tanto sta parlando di questa cosa e io vi farò un sequel. Poi se invece, per essere liberi, no, liberi e belli, come diceva quello shampoo, la pubblicità di uno shampoo, no, liberi e belli, se non vi volete avvinghiare con un abbonamento che ogni mese dovete pagare, queste cose qua, invece di abbonarvi, non so, 10 euro al mese, voi mi regalate un super grazie di 120 euro e non se ne parla più. Un'unica soluzione. Allora vi lascio, spero che questo tema sia stato trattato esaustivamente. Già ho fatto 22 minuti di video dai 17 di prima, quindi vi lascio il vostro Sant'Enchan. Grazie di avermi seguito, di esservi intrattenuti con me. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, anche in questo modo mi aiuterete. Se non mi potete fare regali, azionate la campanella per non perdervi novità, condividete questo video affinché anche altri possano partecipare nella premiere, che già è finita, quindi, e possano commentare sotto che pensano dell'argomento. Nei commenti al video scrivete che ne pensate dell'argomento e fate partecipare altri, perché anche altri possano commentare che ne pensano. E scrivete qua i commentari, date like, iscrivetevi, azionate la campanella, abbonatevi, non so che altro dire. E anche così mi aiutate, sono tutte forme di aiutarmi. Ciao, ho fatto già 23 minuti e 4 secondi. Ciao. E guardate i miei video vecchi, i più divertenti vanno dal 2013 al 2018, sono quelli che ho fatto proprio così. Ve lo lascio a voi immaginare. Ciao.